Ciao a tutti e benvenuti su questo mio nuovo video tutorial su Creo Parametric 11. In questo video tutorial vi parlerò di come creare dei piani di riferimento aggiuntivi per poter poi eventualmente creare su questi delle nuove funzioni di modellazione o dei nuovi sketch. Il comando che vi mostrerò è il comando piano di riferimento, che è un comando in realtà sempre esistito in Creo Parametric anche nelle sue vecchissime versioni, e le funzionalità che vi mostrerò sono identiche anche nelle precedenti versioni, tranne forse per un dettaglio che è stato inserito intorno a Creo 4, Creo 5, quindi diversi anni fa, e che è relativo alla possibilità di creare piani mediani, quindi in mezzo a due superfici parallele o anche non parallele. Per mostrarvi questo comando vado a usare il modello che abbiamo modellato nel video precedente. Ovviamente questo è un comando importante soprattutto per chi è alle prime armi con Creo Parametric. Quindi il comando è questo, il comando piano è un comando di per sé molto intelligente e con il comando piano possiamo andare a creare tutti i piani che vogliamo in base semplicemente a ciò che andremo a selezionare. Se dobbiamo fare più selezioni dovremo usare il tasto CTRL. La dashboard che ci viene proposta quando attiviamo il comando piano è questa, e abbiamo unicamente questa finestra di riferimento dove verranno elencate le geometrie che andremo a selezionare. Andiamo a fare un piano di offset, quindi un piano parallelo ad una superficie con una certa distanza. Ad esempio in questo caso è sufficiente selezionare una superficie planare, ovviamente, il nostro modello solido, e lui ci propone un piano di offset con una distanza che ovviamente possiamo cambiare a nostro piacimento o agendo sulla quota o agendo su questa casella direttamente all'interno del cruscotto del comando. Ma se vogliamo possiamo, premendo CTRL, aggiungere un riferimento, ad esempio il vertice di questo cono, e in questo caso il piano diventa un piano parallelo a questa superficie selezionata in verde, ma passante per il punto, ovvero per il vertice del cono, e quindi sparisce la quota. Quindi abbiamo aggiunto un'informazione in più e un vincolo in più di conseguenza. Infatti qui vediamo che ci vengono mostrate due entità, una superficie e un vertice, e alla destra di queste entità vengono poi mostrate le diverse possibilità di vincolo che noi possiamo applicare ad ogni riferimento che andiamo a utilizzare, che sono in genere elencati in dei menu a tendina in questa zona dello schermo. Ovviamente questi riferimenti noi possiamo cancellarne solo uno o possiamo cancellarli tutti per ricominciare e costruire un altro piano. Una funzionalità importante sta nel fatto che possiamo creare dei piani mediani selezionando appunto questa superficie e, se vogliamo, quest'altra superficie. A questo punto viene creato un piano che è esattamente alla metà della distanza tra le due superfici che abbiamo selezionato e che sono evidenziate in verde. Anche qui andiamo a rimuovere questi due riferimenti. Stessa cosa la possiamo fare sempre selezionando con il CTRL prima una superficie e poi con il CTRL una seconda superficie. Anche se non sono parallele, ci viene proposto un piano mediano, che in questo caso è una bisettrice dell'angolo formato tra queste due superfici planari che abbiamo selezionato. Ovviamente vi faccio vedere che se diamo un ok, quindi confermiamo il comando, se i piani sono spenti non vedremo più il piano, lo vedremo nel nostro albero del modello, indicato come datum 1, 2, 3 e così via. Questo DTM sta proprio per datum plain, che è la traduzione in inglese del piano di riferimento. Se però accendo la visualizzazione dei piani andrò a vedere il piano che appunto ho appena creato e lo posso andare anche a selezionare e quindi a evidenziare a schermo. Ok, lo selezioniamo, lo cancelliamo se vogliamo e andiamo avanti.
Spengo i piani, prendo il comando piano di nuovo. Posso anche fare un piano che passa per 3 punti, ad esempio seleziono il primo punto e poi con il control gli altri due e quindi andrò a fare un piano passante per quei 3 punti. Se vi state chiedendo cos'è questa freccia viola che viene mostrata, questa freccia viola rappresenta il lato positivo del piano, ovvero il verso positivo della normale uscente, detto in una maniera un pochettino più tecnica. In effetti, se non lo sapete ancora, ve lo dico, che se io confermo la creazione di quel piano e li accendo, creo, diciamo, il lato positivo di un piano e il lato negativo vengono mostrati con dei colori diversi e quindi vengono indicati anche in maniera diversa. Quindi il lato positivo in questo caso viene mostrato di questo colore, diciamo che è sul marroncino, spero che voi lo vediate nello stesso modo a casa o sui vostri schermi, mentre invece se mi metto nella parte posteriore del piano lo vedrò in questo caso di un colore celeste che in realtà ho selezionato io per rendere, ho scelto io per renderlo un po' più evidente. Di default la differenza tra i due colori non si nota molto. Io invece ho cambiato questa impostazione. Quindi posso fare un piano passante per 3 punti, posso fare, come abbiamo visto, un piano di offset, un piano parallelo, ovviamente posso fare anche dei piani ortogonali ad altri, posso fare un piano passante per un asse oppure per uno spigolo e poi con il CTRL gli devo andare a selezionare un altro riferimento che mi serve per definire un angolo, quindi posso fare un piano inclinato. Anche questa è una funzione molto importante e molto comoda che si utilizza spesso. Ok, altra possibilità che abbiamo, la possibilità sempre con lo stesso comando di fare un piano che ad esempio passa per uno spigolo come in questo caso, premo CTRL e seleziono una superficie cilindrica. Lui in questo caso mi fa un piano passante per lo spigolo e passante per l'asse della superficie cilindrica, ma se voglio da qui ho la possibilità di scegliere che voglio che invece questo piano sia tangente a quella superficie cilindrica. In effetti lui me lo fa tangente a quella superficie cilindrica. Ricordatevi che Creo è un programma parametrico, quindi tutti i vincoli che gli vado a dare si aggiorneranno costantemente se vado a modificare ad esempio il diametro di questa superficie cilindrica, di questo solido cilindrico. Come vedete, cambiandone il diametro in maniera dinamica, anche il piano rimane sempre tangente e quindi aumenta la sua inclinazione rispetto a questa superficie. Direi che per questo video è tutto. Abbiamo visto in maniera abbastanza dettagliata il comando piano, che è un comando importante e che utilizzeremo sempre più spesso nei nostri modelli, per quanto in realtà è importante creare dei piani solo qualora sia strettamente necessario, e questo è il mio consiglio che vi do. Vi saluto e vi abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!